Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono il W2FND, Lucio, e oggi vedremo come misurare il fattore di merito Q di un condensatore e di un induttore. Questo video fa parte della serie dedicata al come fare ed è propedeutico ad alcuni video successivi. Ma iniziamo subito! Come avevo già scritto in un articolo pubblicato su Radio Rivista nel 2020, il condensatore ideale ha il modulo dell'impedenza che cresce al diminuire della frequenza, secondo la nota legge che vedete rappresentata qua. Il condensatore reale invece è affetto da alcuni elementi parassiti che si modellano nel seguente modo, dove C è la capacità ideale, LC è l'induttanza parassita dei reofori e RC raggruppa le resistenze dei reofori e di perdita nel dielettrico, detta anche ESR. Si tratta di un risonatore, come vedete, di tipo serie, la cui frequenza di risonanza naturale si esprime con l'arcinota formula che vedete qua sotto. Praticamente la frequenza è 1 fratto 2π greco, la radice quadrata della induttanza parassita e la capacità ideale. Il modulo dell'impedenza di un risonatore serie è sempre piuttosto alto, ma nell'intorno della sua risonanza crolla ad un valore molto basso, perché le reattanze induttive e capacitive sono in modulo uguali ma di segno opposto. Per cui alla risonanza resta solo la resistenza parassita RC. Questo fatto ci suggerisce il metodo per misurare la resistenza RC del condensatore, detta anche ESR, resistenza che verrebbe misurata alla frequenza di risonanza naturale Fn, che di solito però non è quella di utilizzo del condensatore. Infatti il condensatore viene utilizzato ad una frequenza molto più bassa di quella di risonanza naturale, ove il condensatore si comporta veramente da condensatore e la sua RC in questa zona qua è sicuramente più piccola, ma non tanto più piccola, perché l'influenza della frequenza sulla resistenza ESR, cioè sulla RC, è dovuta principalmente ai reofori che introducono un effetto induttivo e soffrono dell'effetto pelle, ma essendo molto corti questa influenza è molto piccola, quindi si può dire che alla frequenza di risonanza naturale l'ESR resta più o meno costante, se non inferiore alle frequenze più basse, proprio dove si usa il condensatore. Il fattore di merito Q è definito sempre come il rapporto tra l'energia immagazzinata e quella dissipata in un periodo. In un condensatore questa definizione si rende col rapporto della reattanza capacitiva fratto la resistenza di perdita del condensatore, da cui deriva la seguente formula pratica, questa qua. Come risulta evidente dalla formula, il QC varia al variare della frequenza e della resistenza di perdita RC. La resistenza di perdita RC, come ho detto, riassume le perdite nel dielettrico e nei reofori. Questi ultimi sono soggetti all'effetto pelle e quindi hanno perdite proporzionali alla radice quadrata della frequenza, ma utilizzando il condensatore a frequenze molto inferiori alla frequenza naturale di risonanza sono piccole e ciò fa sì che la resistenza RC sia di poco inferiore a quella misurata alla frequenza naturale Fn. La misurazione della resistenza RC diventa importante per il calcolo del fattore di merito QC del condensatore.
Volendo usare il VNA, dovremo impostare una misurazione di trasmissione S21 di tipo parallelo, perché è l'unica che garantisce misure accurate per valori di resistenza anche inferiori all'ohm. Il setup di misura è questo qui che vedete in figura, dove la porta 1, il connettore caldo, è collegato alla porta 2 e l'elemento sotto prova è messo tra questo filo che li collega e massa. La misurazione restituisce il modulo del coefficiente di trasmissione S21, letto sulla porta 2 naturalmente. Da questo bisogna risalire all'impedenza Z, che è posta in parallelo tra le due porte, con la seguente formula, questa qua. Dalla formula si può ricavare il valore di RC che ci serve per calcolare poi il fattore di merito Q. Vi lascio in descrizione qua sotto una comoda tabella che ho trovato sul sito di Chris Grossman, dove già ci sono indicati i valori di S21 e il corrispondente valore di RC calcolato con questa formula qua. Ma ora, dopo tanto parlare, andiamo in laboratorio a fare qualche misurazione. Eccoci in laboratorio. Qui dobbiamo svolgere la misurazione di una resistenza molto piccola col metodo through shunt, o meglio di trasmissione con dispositivo posto in parallelo. Allo scopo prepariamo un cavetto RG 316 con inserito un choke per ridurre le correnti di modo comune alle basse frequenze, fatto con una ferrite FT 140-77, un T con SMA femmina, un SMA maschio con collegati due fili terminati con due pagliette per fissare il condensatore e ridurre la resistenza di contatto, un adattatore NSMA maschio, un kit di calibrazione maschio e l'immancabile Nano VNA. La misurazione la faccio col Nano VNA perché è molto diffuso, ma sappiate che non si tratta dello strumento più accurato presente nel mio laboratorio. Colleghiamo il tutto, mettiamo il T qui in fondo al cavetto, in questo modo, stringiamo con la solita chiave e accendiamo il VNA. Togliamo le tracce inutili e lasciamo solo la traccia dell'S21. Impostiamo la frequenza di start a 1 MHz e la frequenza di stop a 100 MHz. Il numero dei punti lo portiamo a 201. Ecco, queste sono le condizioni di misura. Procediamo quindi alla calibrazione SOLT del nostro VNA. L'open lasciamo il T aperto. Ora abbiamo avvitato lo short in questa posizione. Il load nella stessa identica posizione. Ed ora procediamo col true avvitando il T sul connettore. Ecco fatto, facciamo done, lo salviamo nella memoria 0 e lo strumento è pronto per la misurazione. Osservate la traccia S21 essere perfettamente rettilinea. Ora avvitiamo il condensatore da misurare, un condensatore Knobdor
da 6,8 picofarad, 6000 volt, 7 kVA, con queste viti alle pagliette, perché vogliamo ridurre al minimo la resistenza dovuta ai contatti. Se avessimo usato per esempio dei coccodrilli, questi non avrebbero avuto una resistenza di contatto piccola, molto piccola, ma non trascurabile. Vi ricordo che stiamo misurando dei milliohm, quindi stringiamo bene queste viti e procediamo con l'avvitare il condensatore Knob Door alla porta, l'unica porta che era stata libera del nostro T, e in questo modo noi collegheremo in parallelo il nostro condensatore tra la porta 1 e la porta 2. Ecco, vedete che la traccia ha un punto di risonanza qui. Ora andremo a spostare il cursore nella posizione di minimo e avremo il nostro primo risultato. La risonanza si trova a 75.250 MHz e il punto più basso di risonanza è a meno 41,51 decibel. Ci segniamo questi dati sul nostro taccuino, si tratta del condensatore C2, scriviamo meno 41,51 decibel a 7,250 MHz. Prendiamo la comoda tabella che vi ho lasciato in descrizione di Chris Grossman, che in corrispondenza di 41.51, 41.5 dà come valore 0,212 ohm. 0,212 ohm sono una resistenza molto piccola, un SR molto piccola, ma sicuramente l'ESR del nostro condensatore Knob Door sarà ancora più piccola, perché vi ricordo che la stiamo misurando a 75 MHz, che è il limite utile di questo condensatore. Di solito il condensatore si usa al di sotto della sua frequenza di risonanza, perché oltre la frequenza di risonanza comincia a comportarsi da induttore. Inoltre ci sono i fili che abbiamo utilizzato per collegarlo alla nostra text fixture, che sicuramente incidono su questa resistenza qua. Quindi noi ci aspettiamo che la resistenza ESR di questo Knob Door sia più bassa di questo valore. Però per i nostri scopi è sufficiente pensare che l'ESR di questo condensatore Knob Door sia di 0,2 ohm, cioè 200 milliohm. Questo valore di ESR lo utilizzeremo per calcolare il Q del nostro condensatore alle frequenze che più ci interessano. Per esempio, a 3650 kHz questo condensatore presenta una reattanza capacitiva di 641 ohm. 641 ohm divisi per l'ESR che abbiamo trovato, cioè diviso 0,2, dà 3206. Quindi il fattore di merito di questo condensatore è di 3200. Un fattore di merito di tutto rispetto, direi. L'induttore ideale ha il modulo dell'impedenza che cresce linearmente al crescere della frequenza secondo la nota legge Z uguale 2π F per L. L'induttore reale invece è, come il condensatore, affetto da alcuni elementi parassiti che si modellano nel seguente modo, dove L è l'induttanza ideale, C con L è la capacità parassita presente tra spira e spira e RL di F raggruppa le perdite del conduttore e nell'eventuale materiale ferromagnetico.
La resistenza di perdita è fortemente influenzata dalla frequenza a causa dell'effetto pelle e di prossimità presente nel conduttore. Si tratta di un risonatore di tipo parallelo, la cui frequenza di risonanza naturale si esprime con questa formula qua, piuttosto complessa. In un induttore la definizione del fattore di merito si rende esattamente come nel condensatore, e cioè col rapporto tra la reattanza, stavolta induttiva, diviso la resistenza di perdita RL, secondo la formula pratica che vedete qui. Dalla formula si vede che al variare della frequenza F il Q cambia, sia perché la reattanza induttiva cambia, ma anche perché la resistenza di perdita R con F dell'induttore è fortemente influenzata dalla frequenza. Purtroppo in questo caso non è possibile utilizzare il metodo precedente che abbiamo utilizzato col condensatore, perché la resistenza di perdita non sarebbe accurata se misurata alla frequenza di risonanza naturale dell'induttore. Infatti il contributo del conduttore che costituisce l'avvolgimento contribuisce parecchio al valore di RF, al punto che lontano dalla frequenza naturale di risonanza dell'induttore sarebbe molto diverso. Però per poter sfruttare il metodo precedente basterebbe far risuonare l'induttore alla frequenza di utilizzo, ponendogli in serie un condensatore del quale però conosciamo la resistenza serie ESR. Ed è proprio così che faremo. Infatti, se volessimo misurare la resistenza parassita di un'induttanza da circa 25 microhenry col condensatore Knop-Dor da 68 picofarad che abbiamo misurato in precedenza e del quale conosciamo le SR, potremmo misurare la resistenza del risonatore serie ottenuto con la serie del condensatore e dell'induttore. La resistenza parassita complessiva che troviamo di questo risonatore sarà composta dalla resistenza serie del condensatore che conosciamo e dalla resistenza serie dell'induttore. Se noi dalla resistenza complessiva togliamo la resistenza serie del condensatore, otterremo la resistenza parassita della sola induttanza. E così faremo. La frequenza di risonanza del risonatore serie ottenuto da questi due componenti risponde a questa formula qua, che è la formula classica. Facendo i conti dovrebbe essere intorno ai 3862 kHz. Ma ora andiamo in laboratorio e vediamo i risultati. Eccoci di nuovo in laboratorio per far risuonare questa induttanza da circa 25 microhenry col condensatore da 68 picofarad del quale abbiamo misurato in precedenza la sua ESR. Lo colleghiamo in serie all'induttanza tramite questa paglietta per garantire la minima resistenza di contatto e colleghiamo il tutto allo stesso connettore SMA utilizzato per la misura delle ESR del condensatore. Ecco fatto. Ho collegato il condensatore in serie all'induttanza ed i due capi li ho collegati al connettore SMA. Ora non ci resta che calibrare SOLT, il nostro VNA, nell'intorno della frequenza di risonanza serie che dai calcoli dovrebbe essere intorno ai 3862 kHz. Quindi mettiamo come frequenza di start 3 MHz e come frequenza di stop 4.5 MHz e sempre con 201 punti.
Ora procediamo alla calibrazione. Done e salviamo in memoria 1. A questo punto colleghiamo la nostra induttanza con in serie il condensatore al lato libero del T. Stringiamo bene con la chiave ed ecco. Come si può vedere è apparso il picco di risonanza e la traccia dell'S21 ha praticamente meno 21,75 dB nel punto di minima, che avviene a 3,772 MHz, quindi è 3,772. Guardiamo subito sulla comoda tabella di Chris Grossman in corrispondenza di 21,75 vi sono meno 21,7 2,24 ohm che segniamo sul nostro taccuino, quindi 2,24 ohm è l'impedenza resistiva presente alla risonanza del complesso bobina più condensatore. Per ottenere la resistenza parassita del solo induttore alla frequenza di lavoro dobbiamo togliere 0,2 ohm del condensatore. La resistenza quindi sarà 2,04. Il conseguente Q dell'induttore, QL, sarà circa il rapporto tra la reattanza induttiva, che è in questo caso 573 ohm a 3650 kHz, fratto la resistenza appena trovata, cioè fratto 2,04. Il risultato è 280. Il Q dell'induttore risulta 280, che è un ottimo valore. Anche questo video è finito. Se vi è piaciuto o vi è stato utile mettete un bel like, condividetelo con gli amici ed iscrivetevi al canale. A voi non costerà nulla, ma a me sarà di grande aiuto. Se poi volete essere informati sui prossimi video, attivate la campanella. Alle prossime, ciao!